Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Parleremo di Spalletti che dà le dimissioni ed andrà via da Napoli. Sarà vero? Sarà così? Può essere? Può essere. Che Spalletti possa andare via da Napoli è una notizia che è dappertutto, è su tutte le testate giornalistiche, social network impazziti, pagine anche che trattano del Napoli. Danno per scontato che Spalletti andrà via prima dell'inizio del prossimo campionato, quindi a fine di questo campionato il Napoli dovrebbe avere un altro allenatore. Ma noi prendiamo questa notizia con le pinze e volevo discutere con voi più che altro per quanto riguarda i nomi che ci sono in ballo per sostituire la panchina che sarà vacante a fine campionato. Si spera di no, perché io spero sempre che Spalletti trovi questo accordo col presidente e prolunghi il contratto, al limite si faccia almeno un altro anno a Napoli, però poi farti un anno dove non sai se parte Osimhen, se parte Kim, non hai il quadro completo della rosa, Giuntoli che ovviamente se ne va, quindi ci sarà un cambio di direttore sportivo. Ci sono tante cose che lasciano pensare che questa notizia non sia vera di più. Però volevo analizzare gli allenatori che ci sono in ballo, i nomi che sono stati fatti finora, per discuterne con voi e dirvi la mia. Partiamo dal primo che non mi piace, che è Galtier, in forza a Parigi. Però è un nome che non mi piace perché uno non sei riuscito a dare uno straccio di gioco predominante, diciamo, alla squadra che sta allenando adesso. Due, Napoli è una piazza difficile, soprattutto il primo anno, e poi con lo scudetto cucito in petto si cercano anche riconferme, si cerca un Napoli che dica la sua in Europa anche l'anno prossimo, quindi secondo me Galtier tra i nomi fatti è quello meno adatto. C'è il nome di Dionisi del Sassuolo. Mi piacerebbe Dionisi a Napoli per il gioco che vuole esprimere? Sì. Bisogna però vedere i calciatori che andranno via, bisogna vedere anche la squadra che gli si possa offrire. Ovviamente ti giocherai una Champions e ai sorteggi sei testa di serie. Servirebbe un allenatore con una caratura più internazionale senza nulla togliere a Dionisi, che a livello di calcio giocato comunque cerca di esprimere calcio offensivo. È un 4-3-3, quindi non devi snaturare tutti i calciatori che hai in rosa dovendo cambiare modulo. Terzo nome, Gasperini. Gasperini, ni. Sì, perché Gasperini non guarda in faccia a nessuno, potrebbe andare d'accordo con il presidente per quanto riguarda calciomercato e andazzo societario, e poi secondo me il ciclo a Bergamo è finito perché l'Atalanta quest'anno ha avuto alti e bassi, però non lo vorrei a Napoli per quanto riguarda un'attitudine presuntuosa nei confronti di calciatori, nei confronti poi di che possa essere tifoseria e quant'altro, perché a Napoli è difficile andare di pari passo o sposare, diciamo, società, tifosi e squadra, cosa che è riuscita in pieno a Spalletti. Però dal punto di vista di andarti a giocare la Champions League e dire la tua in Serie A, Gasperini non sarebbe male, diciamo. Poi c'è il nome che tutti vorrebbero a Napoli. C'è il nome di Antonio Conte. Antonio Conte lo vorrete a Napoli? Lo volete a Napoli? Io non so come esprimermi su Antonio Conte, o meglio, se il Napoli ha deciso o deciderà di prendere Antonio Conte al posto di Spalletti, sempre nel caso che Spalletti andasse via e rassegni le dimissioni, con Conte devi comunque intervenire sul mercato e anche in maniera massiccia, sia in uscita che in entrata, perché non è lo stesso modulo.
perché non hai una difesa a 3. Hai 4 centrali che hanno sempre giocato nella difesa a 4. Kim partirà, non partirà, non fa differenza, perché se prendi un allenatore che gioca a 3 dietro, ti servono altri calciatori, ti servono esterni alti di centrocampo che possano garantirti un 5-3-2 in fase di non possesso e un 3-5-2 quando attacchi. Però Conte, dal punto di vista del campionato italiano, ma che campionati in genere, competizioni con tante partite, ha sempre detto la sua, può continuare a dire la sua, allenatore di carisma, che a Napoli potrebbe far bene da questo punto di vista, perché è un allenatore con gli attributi, quando c'è bisogno di farli cacciare poi gli attributi alla squadra, quindi vuoi un po' di mercato in uscita, voi arriveranno nuovi nomi, sicuramente Conte terrà tutti sul filo del rasoio e sul pezzo per poter dire la nostra almeno in campionato. Non lo so in Europa se è una scelta azzeccata o meno, perché partendo da testa di serie non vorrei fare una Champions da outsider, però è ancora tutto in forze, è ancora tutto da vedere e non abbiamo ancora l'ufficialità delle dimissioni di Spalletti, anche se tutto lascia presagire a un divorzio, perché c'è stata la PEC che non la PEC esercitata da De Laurentiis non gli è andata giù a Spalletti il modo di come sono state fatte le cose. Spalletti si aspettava un confronto faccia a faccia prima di esercitare la PEC per il rinnovo. Siamo d'accordo, va benissimo, ti sei irritato, ci sta. Che le soluzioni che adotta il presidente a volte possono essere discutibili, lo sappiamo tutti. Però, caro Spalletti, dal mio punto di vista, ma non si può parare, cioè non si può risolvere una cosa del genere, è talmente grande che poi ci dobbiamo impuntare su determinate situazioni. Secondo me le cose stanno così. Spalletti, non avendo la certezza di potersi ripetere in base ad una rosa che potrà avere determinate partenze, dovrai comprare calciatori per rimpiazzare partenze importanti, parliamo di Kim, parliamo di Osimhen forse, parliamo di Lozano, parliamo di un Zielinski che non si sa se rinnovano. Ci può stare il tentennamento e dire ok, me ne vado da vincitore, chi si è visto si è visto, e ci sta tutto, l'abbiamo visto non solo con Spalletti, l'abbiamo visto anche in passato con altri calciatori. Dico, possiamo ricordare che so, un Cannavaro che dopo il mondiale ha deciso di lasciare da vincitore. Ci sono per esempio già stesso a Napoli esperienze del genere come Mazzarri, per dire, Mazzarri che non si sentiva più in grado di potersi ripetere l'anno dopo, avendo fatto un grandissimo campionato l'anno prima, dice ok, io non sono consapevole di potermi riaffermare l'anno prossimo, vado via, lascio il posto ad uno che avrà più stimoli, può portare altri calciatori, un altro gioco, cambiare qualcosina, e fu fatto e va benissimo. Quindi ne prenderemo atto se Spalletti dovesse andare via. Volevo solo analizzare i 4 nomi che stanno impazzendo sui social, anche se l'ultima notizia che voglio darvi e che ho letto che farebbe a me veramente uscire fuori di senno, ma nel senso buono, nel senso che scendo giù e faccio una grandissima festa, è aver contattato Rafa Benitez. Attenzione, Rafa Benitez però io lo vorrei al posto di Giuntoli. Benitez come direttore sportivo e un allenatore che faccia un 4-3-3, al di là che sia Dionisi, possa essere un De Zerbi, lo stesso Gasperini, mi starebbe non bene, benissimo, perché porteresti internazionalità al Napoli ancora di più con Benitez che a livello di conoscenze di calciatori eh, e espressione di calcio giocato
ne ha da vendere di esperienza, quindi sarebbe veramente uno step up impressionante dal punto di vista della direzione sportiva del nostro Napoli. Poi con un allenatore che faccia un 4-3 senza andare a ripiegare su un 3-5-2 o su un Conte o su un allenatore che abbia un modulo diverso, così non devi intervenire su tutta la rosa, perché prendere un allenatore che deve cambiare il modulo e il modo di giocare fa sì che tu tanti calciatori li perdi e poi devi andare a trovare rimpiazzi e mettere tasselli al loro posto facendo tante scommesse che non sai se ti vanno bene. Quindi bisogna vedere come andrà a finire. Ovviamente non diamo per scontato che Spalletti vada via, ma le ultime lasciano presagire che sulla panchina del Napoli siederà qualcun altro. Vedremo come andrà a finire. Vi ho detto la mia, fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi nei commenti e se vi va iscrivetevi al canale. Ciao!